Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo tutti gli utilizzi di quindi in italiano e poi vedremo anche qualche espressione utile che utilizza quindi. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Il primo e principale utilizzo di quindi è quando lo utilizziamo come congiunzione con funzione conclusiva, quando facciamo una deduzione o anche con valore causale. Quindi è un po' il sinonimo di perciò, di conseguenza e così, per questa ragione, per questo motivo o anche allora. Quindi traduce in inglese come therefore o so, ok? Ed ha una connotazione simile al dunque che però è un po' meno leggero rispetto a utilizzare il quindi, quindi dunque è un po' più formale rispetto a quindi, d'accordo? Che invece è molto utilizzato nella lingua parlata. Per esempio, voglio migliorare il mio fitness, quindi faccio esercizio tutti i giorni. Vuol dire per questa ragione, per questo motivo, di conseguenza, vedete l'utilizzo qui. Oppure Sara vuole dimagrire, quindi sta cercando di mangiare meno e meglio, quindi per questa ragione, per questo motivo, di conseguenza, perciò sta cercando di mangiare meno e meglio. Oppure partiremo per le vacanze domani, quindi stiamo preparando le valigie. Quindi ancora una volta io quindi lo utilizzo tantissimo tra l'altro rispetto a perciò, di conseguenza o per questo motivo, per questa ragione o allora lo utilizzo davvero tantissimo, però ecco ha questo proprio significato, un significato causale o conclusivo, d'accordo? Secondo uso a inizio frase, quindi hai prenotato l'aereo oppure no? Allora vedete qui è utilizzato molto nella lingua parlata in questo contesto a inizio frase per chiedere notizie, per mostrare interesse rispetto a qualcosa che il nostro interlocutore ci aveva detto in precedenza e vogliamo appunto essere aggiornati, quindi mostriamo interesse con quel quindi allora, quel allora a inizio frase. Possiamo poi anche dire ma quindi hai prenotato l'aereo oppure no? Quindi possiamo dire anche quel ma a inizio frase che non ha in realtà funzione di però qui, ok? Serve solamente a iniziare la frase, serve proprio come particella per iniziare, non ha praticamente in realtà significato quindi quel ma enfatizza la frase, enfatizza la nostra richiesta di aggiornamento qui con quel ma quindi hai prenotato l'aereo oppure no, e possiamo enfatizzarlo ancora di più dicendo ma quindi poi hai prenotato l'aereo oppure no, e quel ma quindi poi in realtà non è sgrammaticato, non è corretto dal punto di vista grammaticale, ma è molto sentito nel parlato e esprimiamo proprio un nostro vivo interesse verso appunto l'avere questa notizia dal nostro interlocutore, se ha prenotato oppure no l'aereo, d'accordo? Terzo uso di quindi, questa volta come avverbio e con funzione temporale come sinonimo di poi, dopo, in seguito, successivamente, e qui ha un utilizzo un po' più formale, un registro un po' più formale se lo utilizziamo come con funzione temporale come avverbio. Vediamo qualche esempio. Vai dritto fino al semaforo, quindi gira a destra. Potremmo anche dire poi o in seguito, dopo gira a destra, d'accordo? Quindi ha funzione temporale qui perché c'è proprio una successione temporale. Prima la persona deve andare al semaforo e poi, e quindi, girare a destra, però è un pochino più formale se lo utilizziamo in questo con, appunto, con funzione di avverbio.
Oppure in un libro di ricette anche si sente molto utilizzare il quindi, perché vedete è nello scritto qui, aggiungere la farina nella terrina, quindi aggiungere l'acqua e l'olio e quindi iniziare a impastare, quindi una serie di istruzioni una dopo l'altra, qui con valore temporale, perché prima aggiungiamo la farina, poi l'acqua e poi l'olio, e quindi poi in seguito, quindi indica proprio una successione temporale. Oppure lo si sente anche molto spesso nei commentatori, anche nel calcio, quando indicano la successione, come si succede la palla praticamente tra giocatore a giocatore. Possiamo dire per esempio Pinco Pallino si muove verso il centrocampo, quindi passa il pallone a Tizio, quindi a Caio e infine Sempronio si impossessa del pallone, d'accordo? Vedete qui la successione proprio temporale, si utilizza molto, in realtà si sente tanto nel linguaggio calcistico. E un paio di espressioni comuni che utilizzano quindi, quando diciamo e quindi, quelle quindi corrisponde un po' e allora in italiano e con ciò, ed ha molto spesso un valore sarcastico. Quindi equivale in realtà a dire so what in inglese, d'accordo? Quando in realtà siamo sarcastici verso qualcuno, verso qualcosa e verso una situazione che noi consideriamo non importante, in realtà insignificante e di cui non vale la pena di preoccuparsi. Per esempio, non hai rispettato le regole del gioco e quindi dovrai essere eliminato, quindi in realtà è perciò, però l'altra persona dice e quindi un po' quasi e allora quasi non gliene importa in realtà di essere eliminato dal gioco all'altra persona, d'accordo? E poi un'altra espressione molto utilizzata è il quindi ricapitolando, quindi diciamo quindi ricapitolando, so to sum up. E quindi per esempio possiamo dire quindi ricapitolando nella valigia abbiamo bisogno di 2 magliette, 3 pantaloni, 5 calze, 5 paia di calze, 5 mutande, d'accordo? Quindi quel quindi si utilizza molto all'inizio frase con ricapitolando proprio prima di elencare una lista di cose di cui abbiamo bisogno per un certo avvenimento, per una valigia, però ecco si utilizza proprio prima di ricapitolare qualcosa con quel quindi ricapitolando e poi andate avanti nella frase. E infine possiamo utilizzare quindi alla fine della frase per insinuare un pensiero senza che venga in realtà pronunciato ad alta voce. Ovviamente qui bisogna conoscere il contesto di quello che è stato detto in precedenza perché la frase poi abbia senso. Per esempio, vorrei tanto andare alla festa stasera, ma non mi sento per niente bene. Quindi, e poi puntini puntini in sospeso, quindi non andrò alla festa in realtà. Questo è quello che omette in realtà l'intero pensiero del quindi non andrò alla festa. Però vedete, è chiaro possibilmente da un contesto in precedenza e quello che la persona qua dice in realtà è qua lo rende chiaro perché non sta bene, vorrebbe andare alla festa, ma quindi non andrà, ecco, perché non sta bene, d'accordo? E quindi questo finisce la nostra lezione per oggi. Fatemi sapere com'è andata e fatemi sapere se l'utilizzo di quindi vi è chiaro. Se il video vi è piaciuto poi mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!